Ecco, queste sono quelle situazioni in cui dici l'Italia è bellissima, il paese più bello del mondo, ma un panorama come questo in Italia è impossibile trovarlo. È che l'Italia è ricca anche di bellezze che hanno avuto vita dalla mano dell'uomo, che qui chiaramente non ha messo mano, non ha aperto bocca, è evidente. Poi in Italia abbiamo anche tantissime bellezze naturali, non bisogna farsi l'alibi di non girare perché l'Italia ha già tutto il pianeta Terra ha tantissimo da offrire. Eccolo lassù il mirador che aspettavo. Ora andiamo a fare una foto proprio da là e magari se la trovo facciamo un paragone con il 2016 quando eravamo proprio dei pischelli. Foto, ricordo. Che emozione per tornare nello stesso posto. Mamma mia. Questa volta con la Tenerona. Guardate che vallata. Ma è un mix tra Pamir, Tagikistan e Kirghizistan, c'è di tutto qua. Ti ricordi? Sì, perché nel 2016 ero proprio seduta su questo muretto che adesso Francesco vi mostrerà e ammiravamo il panorama e Francesco disse: pensa a essere qui con la moto. A me entrò e passò dall'altra parte, non l'ho presi molto in considerazione e sbagliai. Posto super, 1000 foto fatte, cogliamo l'occasione per salutare le 4 persone argentine. Sono state simpaticissime, ma soprattutto ci hanno invitato per quando noi torneremo verso l'Uruguay. Ci seguono, quindi poi abbiamo detto di risentirci tramite i social. Sono della provincia di Santa Fe, noi abbiamo intenzione di passarci presto, vi diremo il perché. Speriamo di riuscire a rivederci e a salutarci e a presentarveli. Vamos! Si è alzato un forte vento intanto. La Quebrada de Cafayate si chiama anche Quebrada de las Conchas perché sono stati ritrovati dei fossili simili a conchiglie dai quali si è dato il nome proprio alla località e anche al fiume Rio Las Conchas, Rio Le Conchiglie. Ecco l'anfiteatro dove stanno andando tutte queste persone. Noi come sempre tanto fortunati siamo arrivati insieme a 2 autobus. Guardate, non c'è nessuno. Stavamo in questo stesso posto nel 2016 e eravamo soli. Che facciamo? Aspettiamo un attimo o andiamo comunque a vedere. Vai a vedere, portali a vedere quello che c'è dentro. Andiamo ugualmente. A parte la moltitudine di gente, guardate che spettacolo. Torniamo a Sara. Vamos! Quanta gente c'era? Era pienissimo l'anfiteatro, però è sempre bello.
Riprendiamo il sentiero dopo la visita all'anfiteatro. Bisogna fare attenzione alle pietre, penso, a non bucare, esatto. Attenzione. Ci siamo su strada. Poco più avanti ci fermiamo di nuovo, Garganta del Diavolo. Stavolta vi porto io a vederla. Ci lasciamo la Garganta del Diavolo alle spalle, la polvere che si alza per via del vento, e riprendiamo la strada per Salta. Siamo in nettissimo ritardo. Again, I ain't never had someone to hold. I wrote songs for a mockingbird. Take them all, leave them, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh, you give and you take and you live and you learn. Songs for a mockingbird. Oh. We were out on the beach, covered in midnight. Guardate in alto la miriade di Cardones che si è impadronita delle montagne. Eccoli. Quebrada de Alemania. Ci dividono da Salta 109 km. Il paesaggio è cambiato visibilmente solo dopo 10 km dalla fine della Quebrada de Cafayate. Siamo piombati nel primo pueblo dopo la Quebrada, e cioè La Vigna. C'è una festa. I giardini pubblici, Los Jardines, la iglesia, il cavallo sotto l'albero. Cerveza, qui forse troveremo un po' d'acqua. Acqua sin gas rimediata, Biscotti ce li avevamo. quindi se magna. Siamo fermi nella periferia di La Vigna, prima di Salta. È giorno di festa, la gente lentamente si sposta in città. I perlo non mancano. Ok? Ciao. Controluce qua. Wow. Gracias, diga. Gracias. De nada. Un momentino. Gliela accendi? No, dai. Ricordi che non Despacio, despacio. De nada, amore. Ciao.
Incontri speciali e especiales. Vamos! Arrivate alle porte di Salta, il navigatore ci ha fatto girare a sinistra perché facciamo una sorta di circunvallazione che gira intorno alla città, perché la nostra struttura si trova nella zona nord. Eviteremo tutto il centro di Salta, anche perché non dimentichiamoci che stiamo parlando di una città con circa 500.000 abitanti. Siamo già nella città di Salta, che vanta il primato dei migliori e maggiori edifici coloniali di tutta l'Argentina. Intanto che è sceso il sole, la temperatura è cambiata drasticamente, ora saremo intorno ai 12-13 gradi. Lavori lungo la strada che porta verso il centro di Salta. Si dice che Salta sia la sede dei o delle peñas, che sono dei bar o dei centri in cui si suona, si ascolta musica, si mangia, che sono famose anche per la musica folclorica, forse anche più famosa del tango a livello nazionale. Non stiamo facendo la strada consigliata da Google, come sempre, però questa via dovrebbe portare all'abitazione. Siamo in una delle province del nord, dove abbiamo già detto l'influenza europea non ha preso così tanto piede, o meglio, le popolazioni indigene hanno continuato il loro corso con la propria perseveranza. A destra siamo quasi arrivati. In teoria Lopez è questa. Siamo lungo la via, guarda il numero civico 975 981 975, eccolo. Siamo arrivati. Il garage dovrebbe essere questo. E stazionamento, claro. Ora andiamo a vedere la procedura. Questo è il messaggio della ragazza alla struttura. Le chiavi si trovano all'interno dell'armadietto all'ingresso del condominio. Il codice per aprirli è 1010. Vediamo ora se riusciamo. Addirittura foto dell'armadietto 1010. Ci accendo anche la luce. Sara, la scassinatrice, ce l'ha fatta. Il tuo appartamento è il 103 al primo piano, il controllo del garage all'interno dell'appartamento. Ti invio una foto dove devi parcheggiare. Ok. Il controllo del garage è all'interno dell'appartamento, dobbiamo andare a prenderlo. Ok. Appartamento primo piano numero 103. Ho mandato Sara, io rimango con la tenerona. Non sia mai. È tornata Sara con il telecomando. Grande. Ce l'ho fatta. Dalla foto dovrebbe essere là in fondo sulla sinistra. Vamos. Anche oggi ce l'abbiamo fatta. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go. In un sonnolento e assolato pomeriggio di fine estate, dopo il lavoro certosino e oculato di qualche mese di Tommy e suo padre, veniamo reclutati per le prove generali. La loro Ape Piaggio sarà protagonista il giorno del matrimonio di Lucia e di Giorgio e bisogna testare se il suo cassone può sostenere il peso dei due sposi carichi di ansie e aspettative all'uscita dalla chiesa. Arriva il 3 settembre. Mia madre è pronta per il cambio d'abito mentre Tommy fa da aprifila all'estrema eleganza dei beniamini di casa Edo e Vale, quella di mia sorella Jenny e del pilota dell'Ape.
Dopo la pioggia di riso, suon di campane, partono i motori. L'ape fa sfoggio di sé con l'abito della festa. Il rock degli AC/DC riempie il cortile della chiesa dei santi Pietro, Paolo e Donato, mentre Tommy, spogliatosi della giacca, da buon ingegnere dirige i lavori del giorno fatidico. L'incredulità di Giorgio e Lucia non ha tempo di manifestarsi. Inforcando occhiali e afferrando gli utensili indispensabili a una vita insieme, il ruggito dell'animale non si fa attendere, per poi solcare le vie del centro sui San Pietrini di una corridoia per lungo tempo immaginata da lontano. A mio padre non resta che mettere in moto il mezzo forse più mitologico che l'Italia abbia mai sfornato, mentre Tommy e suo padre Francesco, portati gli sposi a destinazione, decidono di godersi l'ebbrezza di un ennesimo giro in pista. Felicitaciones Luci e Giorgio.